Ciao amici e bentornati sul mio canale. Sono passati ormai diversi anni dalla mia prima maltazione casalinga. Mi sono avvicinato a questa pratica principalmente per grande curiosità, ma ciò che mi ha condizionato maggiormente per perseverare questa strada sono state sicuramente le birre norvegesi, dove l'utilizzo dei propri malti è una componente spesso indispensabile. Dovete sapere che la trasformazione dell'orzo in malto è importante almeno quanto la birrificazione stessa. Questo processo è estremamente impegnativo e richiede molta attenzione, soprattutto se si vogliono ottenere grandi risultati nel prodotto finito. Proprio per questo, troppo spesso è considerato un procedimento al di fuori della portata di ogni semplice casalingo brassicolo. In realtà, con una buona consapevolezza, si possono favorire nuovi e importanti scenari nella produzione delle proprie birre. Ma andiamo per ordine. L'orzo è il principale cereale nella produzione della birra. Si tratta di una delle piante più anticamente coltivate. Bisogna sapere che esistono due principali varietà, esastico e distico, le quali differenziano per numero di semi presenti sulla spiga. Nel nostro caso, la scelta dell'orzo è fondamentale per una buona maltazione. L'orzo esastico presenta dei grani con delle file tutte intorno alla spiga. La maltazione di questo tipo di orzo produce meno estratto, ma contiene molti enzimi, utili per favorire la conversione degli amidi in zuccheri. Diversamente da quello che si possa pensare, quest'ultimo aspetto rende questa varietà utile nella produzione di birra, soprattutto dove vengono utilizzati molti cereali non maltati. Mentre, per quanto riguarda l'orzo distico, presenta i grani in una singola fila e su entrambi i lati della spiga. Questa varietà apporta un rendimento maggiore, con chicchi più grandi e un contenuto di azoto, proteine inferiori e glume, risultando l'orzo preferito per la produzione di birra, in quanto più idoneo per caratteristiche e soprattutto per regolarità nella maltazione. Tra i vari passaggi che consentono questa trasformazione, l'inizio del processo avviene mediante la pregerminazione, ma prima di procedere con i vari passaggi bisogna pesare i grani, in modo da poter valutare in seguito se lo stesso sia realmente asciutto e privo di acqua. Ottenuto questo valore è indispensabile ricordarlo, o più semplicemente conservarlo su un pezzo di carta. Il successivo passo è la pulizia dei grani, rimuovendo eventuali rifiuti e residui del raccolto. Questo passaggio risulta estremamente facile, in quanto i rifiuti in acqua restano in superficie, diversamente dai grani. Proprio per questo è sufficiente versare dell'acqua in un recipiente con i grani all'interno, mescolare e aspettare che i grani vadano a depositarsi nuovamente sul fondo. Successivamente esistono due strade per il processo di germinazione. Con il metodo non aerato basta lasciare i grani in acqua per una completa idratazione, mentre con il metodo aerato bisogna lasciare i grani in acqua tra i 12 e le 24 ore, utilizzando un meccanismo di ricircolo dell'acqua o una più semplice pompa d'acquario con relativa pietra porosa. Personalmente eseguo questo passaggio tramite un grande recipiente collegato ad un motore filtro da piscina. Il tutto viene eseguito a una temperatura relativamente bassa, possibilmente non superiore ai 10 gradi. Per evitarmi ulteriori passaggi durante il cambio dell'acqua, immergo i grani in un sacco grosso da cereali, fino alla sua metà, in modo da lasciare un discreto spazio al suo interno. A fine bagnatura, per una buona idratazione, i grani dovranno avere un peso del 50% in più ed una espansione del 150% rispetto al volume iniziale. Dopo la piena idratazione, bisogna filtrare al meglio i grani e lasciarli al buio, a circa 10 gradi. La temperatura dovuta per il processo di germinazione non deve superare i 20 gradi, preferendo un range tra i 15 e i 18 gradi. Mentre, per evitare che i grani si possano seccare,
e soffocare per la troppa anidride carbonica, è indispensabile girarli frequentemente. A circa 3 giorni dall'inizio della germinazione, le radichette inizieranno a crescere, fino ad ottenere un germoglio a 3/4 della lunghezza del chicco, momento in cui i grani sono ormai pronti per essere essiccati. Differentemente dalla tecnica utilizzata, questo processo deve avvenire a una temperatura iniziale non superiore ai 38 gradi. Naturalmente, il tutto può avvenire anche solo sfruttando l'energia del sole. I tempi dell'intero processo essiccativo possono generalmente variare dalle 12 alle 24 ore e il malto può essere considerato asciutto quando torna al peso originario, mentre per chi preferisce ottenere un malto base, la temperatura deve essere impostata tra i 49 e i 66 gradi. A questo punto il processo è terminato, le radichette possono essere eliminate facilmente, tramite sfregamento o setaggio. Mi sembra del tutto inutile dire che l'eventuale tostatura deve avvenire in tempi e temperature differenti, in base ai malti che volete realizzare. Con questo è tutto. Per non perdervi ogni aspetto della mia maltazione, vi consiglio di vedere il video sulla casa del malto. Vi lascio il link in descrizione. Ciao amici e buona birra!